Buongiorno a tutti, ben ritrovati con il consueto appuntamento domenicale con Carpe Oro Racconta. Diamo il benvenuto quindi al protagonista. Ciao Gianfranco, come stai? Bene, ciao a tutti. Scusate se abbiamo fatto un minutino di ritardo, colpa mia. Diamo il benvenuto però anche a Serena Pattaro, come sempre per l'introduzione. Ciao Serena. Ciao Marco, ciao Gianfranco e un buongiorno e una buona domenica a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ciao Sere. Allora Serena, cosa ci hai preparato su questo arretramento? Sull'arretramento. Allora, io ho intitolato l'intervento di oggi Pensare o farsi pensare. E voglio, come dicevo, come accennavo appunto a Gianfranco e a Benny prima di iniziare la trasmissione, ho preso spunto da uno dei film che sto riguardando in realtà in questo periodo, che Marco tu sai benissimo che sto riguardando tutti i film degli Avengers degli Avengers della Marvel, tra cui quelli degli Avengers. E nel primo Avengers c'è il personaggio di Clint Barton, che è praticamente l'arciere, chiamiamolo così per chi magari ha visto i film e non ricorda i nomi, che a un certo punto dice questa frase che ovviamente andremo poi a capire, a contestualizzarla un attimo. E lui dice all'amica, mi sembra fosse a Romanoff, all'amica Romanoff: qualcuno ti ha mai preso il cervello per giocarci? Te lo svuota e lo riempie con qualcos'altro. E a me ha fatto molto riflettere, perché ovviamente è comune sentir dire, soprattutto negli ultimi periodi, che le persone non pensano con la propria testa. E io ho pensato che in effetti la frase cogito ergo sum di cosiddetta cartesiana memoria sarebbe da comprendere un pochino più in profondità. Generalmente, infatti, le persone si fermano alla superficie delle parole, senza valutare accuratamente invece quanto una frase significa nel suo complesso, ma soprattutto da chi è stata espressa o il contesto nel quale viene inserita. Infatti non è sufficiente avere dei pensieri nella mente per considerarsi degli esseri pensanti. Comunemente si pensano i pensieri degli altri a causa questo di un retaggio che è sempre presente. Questo retaggio può essere sia ancestrale sia molto più diffusamente invece attuale. I pensieri delle persone comuni sono per lo più generati da condizionamenti, da credenze, da esperienze esperite da altri, da esposizioni di autorità percepite tali, ovviamente individualmente, ma che sono così ben mascherati che i più sono straordinariamente convinti di aver pensato da sé quel pensiero. Inoltre, la maggior parte delle persone crede che avere la mente attiva in pensieri, tra l'altro non controllati, significhi essere esseri pensanti. Ma si è tali solo quando il pensiero si crea nella propria mente ad opera di un'azione di libero arbitrio, ovvero quando la scelta di quel pensiero è voluta, non di certo quando questi pensieri che non controlliamo dominano la nostra mente. Ed è così che si avvera quell'esperienza appunto di Clint Barton in modo molto, cioè lui l'ha vissuta in modo molto più forte, perché insomma ha visto o vorrà vedere il film, lo capirà, che è appunto in questo film di Avenger, quando Loki, che è, per chi conosce la mitologia norrena, il fratello di Thor, e che Loki appunto con il suo scettro gli tocca il cuore. Quindi è tramite quell'azione lì che si sviluppa poi questo discorso di controllo mentale. Ed è interessante come sia proprio toccando il cuore e non la testa che Loki inizia a dominare le menti delle persone. Perché cosa accade? Beh, questo innanzitutto dimostra come siano le emozioni a gestire i pensieri.
e ciò avviene in base al nostro percepito esteriore, che è l'azione dei 5 sensi dell'informazione, quei 5 sensi che conosciamo un po' tutti, che per reazione si attiva quindi una specifica chimica che determina quali cassetti della mente aprire e gestire, aprire per gestire poi il contenuto che c'è all'interno. Noi sappiamo che il cuore è la sede dei sentimenti, mentre la mente è la sede dell'intelligenza, ma sono anche i due punti in cui hanno origine rispettivamente il campo magnetico e il campo elettrico umano, i quali interagiscono per indurci a fare delle azioni mirate. Essendo il campo magnetico di forma toroidale, ossia un sistema autorigenerante, quando si mantengono nel tempo queste emozioni specifiche, che poi diventano sentimenti veri e propri, ecco che anche i pensieri rimangono sempre gli stessi e si va in quello che viene chiamato loop mentale, e degenerando quindi per autodifesa in una mancata produzione di energia vitale che induce a non usare ulteriormente, a non usare energia ulteriore per creare pensieri propri, perché quando si creano pensieri propri si utilizza molta più energia. Ed è così che in una fase di economia energetica è più semplice prendere pensieri già pensati da altri e riportarli come fossero propri. In conclusione, tutto questo stimola l'essere umano al dominio e alla tendenza alla sottomissione, anziché ovviamente stimolarlo alla ricerca della libertà. Noi pensavamo di trovarci di fronte a persone cattive, in realtà erano solo molto green, quindi stavano solo cercando di risparmiare. Esatto. Ottima considerazione. Gianfranco, hai qualcosa da aggiungere o da commentare? Non pensavamo di trovarci di fronte a persone cattive, invece era colpa di Loki. Esatto. Sì. Però, e tra l'altro vuole governare per il bene dell'umanità. Ecco. Ma poi si sa che negli ultimi 2 anni Loki io è stato molto non ho mai associato. conosciuto persone che fanno più danni di quelli che pensano di lavorare per il bene dell'umanità. Anche Hitler pensava di lavorare per il bene dell'umanità. Non mi sembra sufficiente. E in effetti proprio nei film della Marvel questo discorso di Hitler, dell'Idra, che è ovviamente questa organizzazione nazista, ovviamente ritorna spessissimo, proprio con questi concetti per il bene superiore cosiddetto. Io approfitto solo per citare un commento, Gianfranco, dell'amico Rosario, che ci diceva appunto in merito a questo tema, citava l'amico Michele Proclamato, che sui personaggi Marvel legati alla legge dell'ottava ha fatto delle analisi da premio Nobel. Serena lo sapeva e quindi ha abbinato gli orecchini, ovviamente, per richiamare. Da vecchio lettore della Marvel, fin dagli anni 60, ho imparato a conoscere un personaggio straordinario che si chiama Stan Lee. Stan Lee è l'autore del 90% della produzione Marvel, ma non solo autore nel senso dei fumetti, curatore della composizione delle immagini, ma soprattutto è l'ispiratore della filosofia della Marvel, che è una filosofia particolare per la quale il supereroe non deve essere un'eliminazione dei difetti umani, ma deve essere una sublimazione dei difetti umani. Lui ha invertito la parabola, cioè ha detto: creo l'uomo ragno, che è un'esagerazione, creo i Fantastici 4, che sono una degenerazione del tutto fisica, ma tale, creo, cioè è la sua chiave, il capovolgimento. Siccome sta lì tra le altre cose è un iniziato, è una chiave importante di quello che fa, e lui è rimasto consulente della Marvel, quindi tutti i film della Marvel hanno delle sue consulenze, anche i personaggi nuovi che poi io col tempo non ho seguito più, perché io non ho più avuto tempo di seguire le cose più recenti. Sto parlando di quelli che ho conosciuto io.
Lo stesso Dottor Destino, che è uno dei personaggi negativi di Stan Lee, è negativo fino a un certo punto, perché in realtà viene dallo stesso ceppo dei Fantastici 4. Finanche quando si è occupato di magia, e il personaggio in questione è il cosiddetto Doctor Strange, Stan Lee ha cambiato il paradigma. Per cui io non conosco studi della Marvel che hanno sottolineato tutto questo, nel senso che è una chiave di analisi che, non conoscendo le caratteristiche di Stan Lee, e quindi non l'hanno mai scritta, non hanno mai fatto una disamina di Stan Lee sufficiente in questo senso. Però andava fatta, perché il personaggio Stan Lee è un personaggio che ha questo tipo di spessore. Confidiamo in Serena, allora, che ci sta lavorando. Io ci sto lavorando, però io la butto lì. Ovviamente una puntata ci sta su Stan Lee e sul mondo della Marvel. Può darsi, adesso vediamo, avevo tanta carne al fuoco. E allora stavo dicendo, cosa ha voluto dire? Congediamo, Gianfranco, perdonami, congediamo allora Serena, la liberiamo.